Ciao ragazzi, sono Piedmont Ball e oggi vedremo la storia del conflitto russo-ucraino. Naturalmente questo video è stato creato per scopi informativi e non vuole diffondere pensieri politici o d'odio. Il 24 agosto 1991 l'allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina dichiarò l'indipendenza dall'Unione Sovietica, formalmente riconosciuta il 25 dicembre dello stesso anno. L'Ucraina divenne così una repubblica semipresidenziale indipendente, e aderì alla Comunità degli Stati Indipendenti. Un'organizzazione internazionale composta da quasi tutte le ex repubbliche sovietiche. Nel 1994 fu firmato il Memorandum di Budapest, un accordo che garantiva l'indipendenza di Ucraina, Bielorussia e Kazakistan. Nel 1997 ci fu poi un altro accordo, questa volta bilaterale, tra Russia e Ucraina, il quale stabilì l'inviolabilità dei confini tra i paesi e i diritti dei cittadini di ambe le nazioni. L'Ucraina cercò però anche di staccarsi dalla Russia, sviluppando buone relazioni con l'Unione Europea a partire dagli anni 2000 del XXI secolo. Tra il 2004 e il 2005 ci fu la Rivoluzione Arancione, una serie di proteste pacifiche causate dai presunti brogli elettorali di Viktor Yanukovych, candidato filorusso del Partito delle Regioni, alle elezioni per il primo ministro del 2004. Alla fine le elezioni furono vinte dall'indipendente Viktor Yushchenko, europeista e atlantista. Nel 2010 Yanukovych divenne poi capo di Stato, e nel 2014 si rifiutò di firmare l'accordo di associazione con l'UE causando Euromaidan, una serie di rivolte europeiste supportate soprattutto da forze politiche di destra, anche se ci furono lo stesso piccoli gruppi o singoli attivisti di sinistra che si schierarono a favore delle proteste. Le rivolte portarono alla caduta del presidente e l'avvicinamento dell'Ucraina all'Europa, ma causarono anche un'operazione militare russa per annettere la Crimea. L'invasione fu dovuta ad una serie di controproteste filorusse in Crimea e in Donbass. In Crimea aveva infatti avuto luogo un referendum sull'adesione alla Federazione Russa, in cui vinse il sì con più del 95% dei voti. Ci fu un referendum anche in Donbass, o meglio, erano tre, uno a Donetsk, uno a Luhansk e uno a Kharkiv. In tutti e tre i casi vinse il sì, ma nessuno di questi referendum e nemmeno quello in Crimea furono riconosciuti dal governo ucraino. Il 6 aprile 2014 scoppiò così la guerra del Donbass, causata dalle occupazioni di edifici governativi da parte dei manifestanti filorussi. Il 5 settembre 2014 fu raggiunto un accordo per il cessate il fuoco a Minsk, che fu però molto breve, e anche il successivo tentativo di Minsk 2, nel 2015, fallì. In seguito il conflitto diminuì di intensità, ma non terminò. 8 anni dopo, il 21 febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Putin, in carica dal 1999 al 2008 e poi di nuovo dal 2012 ad oggi, dichiarò per televisione che il popolo ucraino era neonazista. E perciò egli voleva denazificare il paese, anche se l'accusa è considerata falsa e infondata. Lo stesso giorno la Federazione Russa riconobbe ufficialmente le repubbliche secessioniste di Luhansk e Donetsk. Ciò portò il Parlamento ucraino a dichiarare lo stato di emergenza nazionale il 23 febbraio, previsto per una durata di 30 giorni. Il 24 febbraio Putin dichiarò l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, che lui definì un'operazione militare speciale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispose dichiarando la legge marziale nel paese. Fu così che iniziò l'attuale situazione che va avanti ancora oggi tra Russia e Ucraina. L'Ucraina, dal 2022, ha sempre ottenuto il supporto di NATO, Unione Europea e di molti altri paesi nel mondo, mentre la Russia e le repubbliche separatiste del Donbass ricevono il supporto di paesi come Iran, Bielorussia e Corea del Nord. Spero che questo video sia stato interessante. Se così è stato mettete like e iscrivetevi. A presto!